Buonasera a tutti, sono Davide di 3D Rap, questa volta sul tracciato di Monaco. Il tracciato di Monaco è noto per la sua tortuosità, è un percorso cittadino, in quanto tale non ci sono delle vie di fuga disegnate apposta per poter recuperare eventuali incidenti. Bisogna sempre quindi essere attenti al fatto che l'incidente possa essere dietro l'angolo e quindi bisogna anche cogliere l'occasione di effettuare un tuning ottimale del proprio setup. Procediamo quindi con la giusta messa a punto della nostra due pedali. Ci stiamo approcciando alla regolazione della nostra pedaliera Angasa Formula, parliamo di circuito molto tortuoso, curve molto lente per la maggior parte, dove quindi è fondamentale raggiungere ancora una volta il giusto assetto. Partiamo quindi dalla regolazione del pedale dell'acceleratore. Per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore, bisogna settarlo per raggiungere il miglior compromesso tra reattività durante l'azionamento e sensibilità. La corsa potrebbe essere un valore intermedio tra la massima escursione possibile che si può ottenere su questo pedale ed il valore minimo che è intorno ai 10 gradi. Agirò sul registro di regolazione dell'asola, questa qui orizzontale, che va praticamente ad anticipare o posticipare il fine corsa del pedale. Nel caso mio preferisco, dopo aver svitato quel registro lì, di portarla a metà strada, quindi posiziono l'asola su una posizione intermedia, più o meno così, in maniera tale da ottenere un'escursione dell'acceleratore intorno ai 20 gradi. Un'altra regolazione che raccomando sull'acceleratore nel caso in cui bisogna effettuare una modulazione fina è quello là di spostare la vite che viene contrassegnata come vite A nel registro di regolazione su una posizione, ad esempio la terza posizione. In questo modo qui è possibile anticipare il movimento della gamma e ottenere un feeling più lineare dell'acceleratore. Si svitano le due brugole. Si ottiene un pedale dell'acceleratore che è più duro all'inizio rispetto alla configurazione precedente e che però mantiene una forza costante lungo tutta l'escursione. Questo dà l'opportunità di controllare finemente la posizione dell'acceleratore anche avendo ridotto la corsa, ed è l'ideale nel momento in cui in un circuito misto come quello di Monte Carlo si voglia ottenere un buon compromesso fra reattività nell'azionamento e modulazione. Passando adesso al pedale del freno, come Monte Carlo è un percorso dove le frenate sono continue, si ripetono in sequenza visto che parliamo di un percorso cittadino, conviene utilizzare una regolazione del freno non troppo dura, quindi ammorbidire leggermente il freno riducendone un po' la forza, guadagnando anche un pochettino in escursione, e la tempestività nell'azionamento del freno ha la maggiore importanza. La pedaliera Angasa dà l'opportunità di personalizzare davvero il feeling freno grazie alla regolazione esclusiva dell'altezza della cella di carico. In questo momento ad esempio si trova su una posizione che praticamente raggiunge il valore più basso che si possa ottenere, ottenendo la massima forza da applicare sotto il freno. Per quello che interessa a noi, visto che il Gran Premio di Monte Carlo è un gran premio che richiede molte pinzate, non conviene stressare troppo il piede del freno, altrimenti poi diventa un esercizio affaticante quello lì di eseguire la sessione in pista, e allora solleviamo la cella di carico di qualche millimetro, ad esempio in una posizione intermedia come questa qui. In questo modo è possibile guadagnare un po' di corsa del freno e ridurre un pochettino il valore della forza che viene applicato. È l'ideale per non stressare più di tanto l'articolazione in un gran premio così tecnico. Molto bene, adesso siamo nelle condizioni di poter analizzare il giro compiuto con il setup raggiunto sulla pedaliera. Qui osserviamo la mappa con una scala di colori che si riferiscono al canale freno. Tanto più diventa rosso il colore, tanto più intensa la frenata, e viceversa verso il blu. Ci sono anche dei marker che contrassegnano la marcia inserita per ogni settore, ed è possibile osservare in basso due tracciati principali che sono la velocità longitudinale del veicolo e
l'azione frenante sul pedale freno. Già è possibile osservare che l'azione sul freno non è mai impulsiva del tipo on-off, ma c'è sempre una fase di trail braking, tant'è vero che in fase di rilascio il freno esibisce sempre una rampa di discesa, e questa rampa è fondamentale per dare l'opportunità all'avantreno della vettura di effettuare un buon inserimento nelle curve più tortuose, più ostiche. È possibile avere lo stesso riscontro anche osservando la scala di colori che è seguita ad un'azione frenante. Infatti non si va mai di netto dal rosso al blu, ma c'è sempre l'intervento su tutta quanta la scala, proprio perché l'azione frenante non è mai di tipo impulsivo, ma il trail braking è fondamentale. Ok, partiamo con il nostro giro simulato. Questo qui col numero 5 è la nostra vettura, si riferisce al quinto giro. Qui c'è la staccata alla Sandevaux. In questo caso bisogna aprire il gas il prima possibile perché si affronta uno dei tratti più veloci del circuito, che è la salita che porta alla curva Masseny. Qui c'è un'azione frenante, c'è una leggera frenata, un po' di trail braking per affrontare la curva ed approssimarsi verso il Casino. Qui si lascia scorrere la vettura in terza marcia per effettuare la discesa che porta alla curva Mirebeau. Qui c'è una bella pinzata sul freno, un po' di tail braking perché qui la curva in contropendenza è fondamentale fare un ingresso. Qui c'è il tornante, è fondamentale in questa fase qui impostare bene la traiettoria, altrimenti ci si scontra con il guardrail. Si procede quindi in piena accelerazione verso il tunnel. Qui si inserisce una marcia dietro l'altra, si affronta il tunnel in sesta, dopodiché si esce in settima e a questo punto si arriva alla chicane che precede la curva del tabaccaio. Così facendo quindi si dà una bella pinzata sui freni, trail braking fino all'ingresso della chicane, la si fa scorrere in seconda marcia, si taglia il più possibile sui cordoli per non perdere velocità, si dà tutto gas fino ad arrivare proprio alla curva del tabaccaio. Qui c'è una decelerazione, si effettua la curva del tabaccaio e poi c'è tutto il tratto delle piscine che viene affrontato utilizzando il meno possibile il freno fino ad arrivare proprio alla curva delle piscine, e qui bisogna rallentare in seconda. Si taglia sul cordolo, tutta accelerazione fino alla Rascasse. Qui bella pinzata sul freno, un po' di trail braking, bisogna fare attenzione al guardrail in ingresso, soprattutto con la ruota posteriore destra, prendere bene le misure e accelerare il prima possibile per affrontare il rettilineo. Così finisce il nostro giro. Bene, dopo questo briefing sul circuito di Monte Carlo, raccomandiamo di procedere con estrema cautela, con il giusto setup della vostra pedaliera, cercando di evitare per quanto possibile l'incidente che è dietro l'angolo. Ci diamo appuntamento al prossimo Tip and Tricks.